Salve, bentornati sul canale. Oggi vi riporto un po' indietro con gli anni. Andiamo a fare un'auto d'epoca. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Non è difficile come sembra realizzarla. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la parte di sopra della nostra auto andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie. Andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Giriamo il lavoro, andiamo a fare per altri 10 giri le nostre 12 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo altri 2 giri di 16 maglie basse. Giriamo e facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo per altri 2 giri 20 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo le nostre 22 maglie per altri 2 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 24 maglie basse. Per i prossimi 12 giri dobbiamo lavorare in questo modo, le nostre 24 maglie, ma dobbiamo lavorare la prima e l'ultima maglia con il filato che abbiamo utilizzato fino ad ora, mentre le 22 maglie centrali le andremo a fare con il filato bianco per realizzare il finestrino. Per 12 giri andiamo a fare questo lavoro, lasciamo di colore uguale la prima maglia e l'ultima maglia, mentre le 22 le andremo a fare di colore bianco. Ne facciamo uno insieme, quindi ho lavorato la mia prima maglia con il colore che ho utilizzato fino ad ora, vado a lavorarmi le mie 22 maglie con il filato bianco. Lavorate le mie 22 maglie, vado a prendere il filato di questo lato, faccio attenzione a non tirare troppo in modo che sia lento il filo e vado a lavorarmi l'ultima maglia con questo filato che ho utilizzato prima. Vado a sostituire il colore e vado a fare l'ultima maglia. Giro il lavoro e faccio la stessa cosa per altri 11 giri. La prima e l'ultima la vado a fare di questo colore, mentre quelle 22 centrali le vado a fare di colore bianco, in modo da realizzare il finestrino. Facciamo attenzione a lasciare il filo, naturalmente sempre dalla stessa parte interna. Arrivati a questo punto andiamo a fare altri 13 giri utilizzando solo il filato che abbiamo utilizzato fino ad ora e andiamo a fare i nostri 13 giri di 24 maglie. Fatti i nostri 13 giri di 24 maglie con il filato che abbiamo utilizzato precedentemente, andiamo ora a lavorare in costa dietro le nostre 24 maglie. Andiamo a prendere solo la maglia dalla parte di dietro e lavoriamo le nostre 24 maglie in questo modo, sempre con lo stesso filato. Andiamo ora a lavorare per altri 29 giri le nostre 24 maglie normalmente, così come si presentano. Andiamo a fare per altri 29 giri lo stesso lavoro.
Terminati questi giri vado a fare un giro in costa dietro, così come abbiamo fatto prima, vado a fare le mie 24 maglie lavorate soltanto dalla parte di dietro. Dopo aver fatto il mio giro in costa dietro vado a fare altri 29 giri di 24 maglie su quelle appena lavorate. Terminato il nostro giro andiamo ora ad utilizzare un altro filato per fare la base di sotto. Continuando quello che abbiamo fatto fino ad ora dobbiamo andare a lavorare le nostre maglie, le nostre 24 maglie, ma lavorandole soltanto prendendo la parte davanti. Dobbiamo lavorare in costa avanti prendendo solo questa parte qui della maglia e andiamo a fare tutto il nostro giro. Giriamo il lavoro e andiamo a fare per altri 3 giri le nostre 24 maglie lavorate normalmente. Giriamo il lavoro e andiamo a fare questa volta un giro lavorata in costa davanti, prendiamo sempre la maglia che è solo sul davanti qui e andiamo a lavorare le nostre 24 maglie in questo modo prendendo solo la parte davanti. Giriamo il lavoro e andiamo a fare per altri 29 giri le nostre 24 maglie lavorate normalmente. Lavorati i nostri giri andiamo a fare un giro lavorato in costa dietro prendendo solo questa volta la parte di dietro della nostra maglia. Andiamo a lavorare per altri 13 giri le nostre 24 maglie lavorate normalmente. Finiti i nostri giri andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 22 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 18 maglie basse per altri 2 giri. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo ora un altro giro di 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 12 maglie basse. Facciamo un ultimo giro di 12 maglie e stacchiamo il filo. Possiamo ora staccare il filo e questa sarà la parte di sotto della nostra auto, andrà sotto, e questa invece è la parte che viene sopra. Per realizzare il laterale della nostra auto, lì dove c'è il finestrino, dobbiamo avviare una catenella di 36 maglie e lavoriamo le nostre 36 maglie basse nelle nostre 36 catenelle. Dobbiamo fare i due laterali, sono uguali, l'unica cosa è che sono uno opposto all'altro. Dobbiamo fare attenzione dove fare il lato dritto del nostro finestrino. Giriamo il lavoro e andiamo a fare per altri 18 giri le nostre 36 maglie basse. Dobbiamo ora creare la parte alta del nostro sportello. Andiamo a lavorare solo le nostre prime 12 maglie per questo lato, mentre per il lato opposto andremo a fare da quest'altro lato, in modo che ci troveremo a specchio in questo modo. Andiamo a lavorare le nostre 12 maglie da questo lato, mentre per l'altro andremo a lavorare da quest'altro lato le nostre 12 maglie e andiamo a fare 2 giri di 12 maglie basse con questo filato. Ho lavorato le mie 12 maglie qui dall'inizio, vado a girare il lavoro e vado a fare un altro giro di 12 maglie su quello appena lavorate. Dobbiamo ora realizzare la parte interna del nostro finestrino. Dobbiamo lavorare una maglia con questo filato, 10 maglie con il filato bianco e di nuovo una maglia con questo filato. Andiamo a fare i nostri giri in questo modo, la prima e l'ultima di questo colore, mentre quelle centrali le andiamo a fare bianche, sempre di 12 maglie, e dobbiamo fare questo lavoro per 10 giri. Lavorate le mie 10 maglie bianche, ho fatto questa prima maglia di questo colore, vado a riprendere
il colore che ho utilizzato fino ad ora e vado a fare l'ultima maglia con questo colore. Proseguo così i miei giri in questo modo, facendo attenzione a lasciare il filato all'interno e non all'esterno, in modo che i due lati vengano uno opposto all'altro. Fate attenzione a questo. Rigirate e proseguite così per altri 9 giri allo stesso modo. Finiti i nostri giri possiamo fare un giro di maglie basse su quelli appena lavorate, quindi in tutto saranno 12 del colore che abbiamo utilizzato per realizzare la base di sotto dello sportello. Andiamo a completare il nostro giro con le maglie basse. Possiamo chiudere il nostro lavoro e andiamo a fare 2 sportelli così come vi ho consigliato. Per far sì che la nostra auto sia un po' più rigida possiamo aggiungere il nostro cartoncino all'interno. Andiamo a fare la forma di questa base tralasciando questo punto qui, lasciamo questo punto e andiamo a fare la nostra sagoma. Non è importante farla precisa perché andrà all'interno e servirà giusto per reggere meglio la nostra auto. Andiamo a ritagliare più o meno la sagoma dell'auto, la andiamo a fare leggermente più piccola in modo che entri bene all'interno. Possiamo arrotondare un po' gli spigoli in modo che non fuoriescano. Andiamo poi ad arrotondare un po' gli spigoli in questo modo e andremo ad inserire la nostra sagoma all'interno dell'auto. Tagliata questa sagoma dobbiamo andare a tagliare quest'altra sagoma che va all'interno della parte di dietro della nostra auto. Poi vi faccio vedere dove inserirla. Andate a tagliare questa parte qui che ha sopra quella blu, lì dove abbiamo fatto le nostre maglie in rilievo, dove abbiamo lasciato questo spazio rilievo, e andiamo a posizionare in modo da ritagliare questa sagoma qui di questo quadrato. I 2 cartoncini saranno posizionati in questo modo, quindi fateli leggermente un po' più piccoli rispetto alla sagoma. Andate prima a tagliare la sagoma e poi ritagliate leggermente all'interno. Posizionate i vostri cartoncini in questo modo e dobbiamo andare a cucire la parte davanti della nostra auto. Andremo a cucire maglia per maglia fino a bloccare questa parte qui, tra la parte di sotto e la parte di sopra. Andremo poi a posizionare con gli spilli i nostri finestrini. Dobbiamo posizionare i finestrini lì dove c'è il tettuccio qui della nostra auto. Dobbiamo posizionarli in questo modo, poi girare intorno al finestrino davanti e cucirla in questo modo, e andremo a cucire tutto intorno fino ad arrivare sulla parte davanti. Andiamo a mettere prima gli spilli in questo modo per bloccare il tutto. Per essere sicuri che vi trovate bene con le misure, arrivati a un certo punto qui andate a bloccare questa parte davanti, in modo che siete guidati da questo punto fino a dove dovete arrivare. In questo modo lavorerete meglio, quindi tirate un po', dovete fare in modo che i 2 lembi, le 2 parti vengano unite insieme, perché magari cede un po' e dobbiamo fare in modo che si trovino in corrispondenza. Una volta che avete fermato tutti i vostri spilli in questo modo, vedete qui la parte davanti, e siete sicuri che vada bene, andate ad unire anche quest'altra parte. La stessa cosa, qui dove trovate le maglie che abbiamo fatto in costa dietro, dovete andare a unire questo pezzo a questo pezzo, quindi partite da dietro in modo da trovarvi bene
andate a posizionare bene tutti gli spilli e bloccate. Fatto questo lato, andate a fare lo stesso lavoro anche per l'altro finestrino. Bloccate tutta questa parte davanti e tutto intorno alla vostra auto. Questo pezzo qui rimarrà in questo modo, l'andremo a cucire successivamente. L'unica difficoltà è questa, l'assemblaggio della nostra auto è quella di far combaciare bene le parti, sia queste davanti che quelle del laterale, perché facilmente cede e anche nel girare possono essere si possono trovare delle maglie magari un po' spostate, quindi andate a sistemare bene le varie parti fino a che siete sicuri che sia ben distribuita la vostra cucitura. Dobbiamo ora andare ad unire anche il nostro bordo qui in modo da far rientrare sia l'ovatta sintetica che il cartoncino all'interno della base. Dobbiamo fare in questo modo. Qui dove abbiamo lasciato le nostre maglie in rilievo, le nostre maglie lavorate in costa, dobbiamo andare ad alzare in questo modo, prendere l'altezza giusta dove abbiamo fatto le nostre maglie in rilievo e andiamo a cucire in questo punto qui tra la base di sotto e la base di sopra. Dobbiamo girare tutto intorno cucendo anche da questa parte, la parte interna, e andiamo ad abbracciare anche l'altro lato in modo da far rientrare il nostro cartoncino in questa maniera. Dobbiamo metterlo all'interno, bloccare solo la base di sotto con il filo. Fatto questo, alziamo quest'altra parte e dobbiamo andare a cucire questa parte qui di sopra, la dobbiamo andare a cucire sopra. Dopo aver bloccato la parte di sotto andiamo a cucire anche questa parte qui di sopra da un lato all'altro e sulla parte qui della base, in modo da far rientrare sia l'ovatta sintetica. Quindi prima di chiudere completamente andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica lì dove ci abbiamo messo il nostro cartoncino. Ci aiutiamo sempre con gli spilli e andiamo a bloccare bene la base di sotto e poi andiamo a cucire. Con ago e filo blocchiamo prima qui la parte dell'angolo che avevamo realizzato con le maglie lavorate in costa e poi scendiamo e andiamo a cucire tutta la base di sotto maglia per maglia fino ad arrivare dall'altro lato. Dopo aver cucito la base di sotto andiamo a cucire anche la base di sopra e dobbiamo inserire anche un po' di ovatta sintetica prima di chiudere completamente questa parte. Per le ruote con un filato grigio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia alla media per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Stacchiamo con il filato grigio e prendiamo il filato rosso. Andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento, ma dobbiamo lavorare le nostre maglie prendendo solo la parte davanti del nostro lavoro. Andiamo a lavorare in costa davanti le nostre maglie, facendo ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse lavorate in costa. Stacchiamo con il filato rosso e dobbiamo andare a lavorare con il filato blu, ma dobbiamo prendere la maglia che avevamo lasciato in costa, questa dalla parte grigia, e dobbiamo fare ogni 2 maglie un aumento prendendo la parte qui di questa nostra lavorazione. Andiamo a lavorare in questo modo e lavoriamo le nostre 24 maglie, perché facciamo ogni 2 maglie un aumento in questo modo. Stacchiamo anche il filato blu, prendiamo il filato bianco, andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento lavorando sempre su questi blu fino ad arrivare a 30 maglie in tutto. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 36 maglie basse. Stacchiamo ora con il filato bianco e andiamo a lavorare le nostre 36 maglie con il filato blu lavorando in costa dietro.
Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 36 maglie con questo filato. Ogni 4 maglie ora facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia è una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie e riempiamo con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare 6 diminuzioni e proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e andiamo a dare un po' la forma alla nostra ruota, spingendola un po' in questo modo, diamo la forma. Realizziamo le altre 3 ruote allo stesso modo. Se avete un cartoncino abbastanza lungo lo potete fare anche intero ed evitate così di aggiungere lo scotch per farlo tenere dritto. Se invece volete fare così come ho fatto io, fate i 2 pezzi e poi li andate ad unire con un po' di scotch in modo che si tenga dritto e fermo. Dopo aver inserito l'ovata anche qui, dovete andare a chiudere il cartoncino, inserite l'ovata anche all'interno della parte davanti della nostra auto e andate a bloccare per cucire tutto bene intorno. Basterà cucire maglia per maglia in modo da fermare il tutto. Con ago e filo andate a bloccare bene tutta la parte di sotto. Prima di chiudere definitivamente la parte di sotto andate ad inserire un altro po' di ovatta sintetica e dovete andare a sistemare, aiutatevi con l'uncinetto a riempire tutti gli spazi in modo da sistemare bene l'ovatta all'interno. Aiutatevi in questo modo e distribuite da ogni parte l'ovatta. Stessa cosa anche per la parte di dietro, andate a distribuire bene anche negli angoli in modo che sia omogenea. Con ago e filo bianco andiamo a rifinire la parte del finestrino davanti e quello laterale, andiamo a fare dei piccoli tratti così in questo modo per rifinire la parte. Per realizzare questa fascia che ci servirà per rifinire la parte di dietro della nostra auto, questa qui, dobbiamo avviare una catenella di 14 maglie e dobbiamo lavorare le nostre 14 maglie fino a raggiungere l'altro lato della nostra auto. Dobbiamo circondare in questo modo la nostra auto fino a chiudere dall'altro sportello. Quindi cominciamo da questo sportello e dobbiamo chiudere il lavoro dall'altro lato dello sportello. Io ho realizzato 74 giri, ma naturalmente dipende dal filato che avete utilizzato e dalla misura di cui è venuta la vostra auto. È preferibile andare a misurare le vostre maglie e farle così. L'importante sia che siano di 14 maglie di altezza. Il resto lo calcolate misurando. Ho rifinito poi la mia fascia con dei tratti di colore blu, che è quello che ho utilizzato nella base di sotto. Vado a fare la mia auto di questi colori, quindi vado a fare dei piccoli tratti solo sulla sommità della fascia e vado a cucire, fermo prima con gli spilli, dal lato dello sportello, qui da questa altezza, vado a cucire questo lato e poi tutto intorno fino ad arrivare dall'altro lato. Fermo prima con gli spilli e poi con ago e filo. Una volta che avete bloccato bene la fascia, deve venire leggermente tirata in modo che quindi fatela leggermente più piccola in modo che si tenga ben ferma tirata da un lato e dall'altro in questo modo e andate a fermare con ago e filo così come vi ho fatto per la base di sotto. Dovete sistemarla in modo che non venga fuori la base, dovete chiudere in questo modo. Entrate maglia per maglia e andate a cucire. Con gli spilli sulla parte davanti andiamo a realizzare le decorazioni che sono sul davanti dell'auto. Entriamo con il filato bianco, dopo aver posizionato gli spilli in questo modo a quadrato, andiamo a passare il nostro filo bianco per decorare la parte. Andiamo a fare dei piccoli tratti
lungo la parte che abbiamo delineato con gli spilli. Entriamo in questo modo e andiamo a fare il nostro quadrato. Arrivati dove abbiamo messo lo spillo, andiamo giù e proseguiamo verso il basso fino a raggiungere l'altro spillo. Andiamo a fare così questo nostro quadrato con questi tratti. Andiamo ora a fare altre 3 linee centrali allo stesso modo. Andiamo a fare al centro 3 linee. Sulla parte del centro qui andiamo a fare un pallino e andiamo a riempire con il filo. Per realizzare il fanalino sulla parte davanti della nostra auto andiamo a avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo una maglia in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a lavorare 12 maglie basse, però lavorate in costa, prendendo solo la parte davanti del lavoro. Andiamo a fare le nostre 12 maglie lavorate in questo modo. Prendiamo solo questa parte davanti della maglia per tutto il giro. Possiamo staccare con il filo bianco, che poi andremo a bloccare con l'ago, e andiamo a lavorare le nostre 12 maglie, però questa volta prendendo la parte dietro, in questo modo, la parte di sotto della nostra lavorazione. Questa è la parte che abbiamo lavorato prima. Andiamo a prendere le maglie che avevamo lasciato sotto, quelle che abbiamo lavorato in costa, e andiamo a lavorare ora in costa queste di sotto. Lavoriamo per tutto il giro le nostre 12 maglie. Finito il giro possiamo staccare e andiamo a cucire all'auto qui lateralmente. Andiamo a farne 2, uno dall'altro e dall'altro, e andiamo a cucire alla base dove c'è lo stesso filato. Andiamo a prendere maglia per maglia e lo fermiamo in questo modo. Con lo stesso filato rosso che abbiamo utilizzato per le ruote, qui andiamo ad utilizzare per fare il parafango davanti. Avviamo una catenella di 12 maglie con questo filato e poi andremo a sostituire il filato rosso con quello bianco e andiamo a fare un giro di 12 maglie per questo lato della catenella e 12 maglie per il lato di sotto della catenella con il filato bianco. Chiudiamo poi il filo e andiamo a cucire sulla parte davanti dell'auto. Per rinforzare di più il colore alla parte centrale andiamo a fare un giro di punto catenella in modo da far notare di più la riga rossa al centro, in questo modo. Andiamo ora a cucire le ruote. Dobbiamo far in modo che venga a metà la ruota messa in questo modo. Dobbiamo far uscire leggermente metà fuori e metà sull'auto. Andiamo a cucire in questa posizione le 2 ruote laterali, così anche dall'altra parte. Una volta che avete cucito le ruote, andate a realizzare una striscia di 5 maglie, catenelle, andate a lavorare poi le vostre 5 maglie io ho fatto 70 giri. Dovete fare in modo che la vostra striscia abbracci questa parte qui della ruota di sopra, davanti, poi deve andare lungo il laterale e poi deve andare a coprire sopra l'altra ruota in questo modo. Quindi è indicativo, io ho utilizzato 70 maglie, andate a vedere voi in base alla lunghezza che avete dato alla vostra auto e allo spessore che avete utilizzato per il vostro filato, andate sempre a misurare per vedere se vi trovate con queste misure. Fatto questo, andate a cucire soltanto la parte vicina all'auto in modo da bloccare questo lato. Però prima di fare questo possiamo
fare delle piccole linee qui per il contorno, in modo, come abbiamo fatto sul davanti, delle piccole decorazioni a tratti lungo tutta la riga, come abbiamo fatto anche per questa parte qui di sopra dell'auto. Potete realizzare questa striscia o dello stesso colore dell'auto oppure altro colore come più vi piace. Io ho utilizzato questo azzurro, quello che ho utilizzato per la base di sotto e l'interno delle ruote. Vado a fare questi piccoli tratti, come vi ho detto, per delineare meglio la parte. Vado a fare per tutta la linea che ho realizzato, per tutta la fascia che ho realizzato. E così come abbiamo fatto fino ad ora, aiutatevi con gli spilli, bloccate prima la parte e poi andate a cucire maglia per maglia, partendo da questo punto, andate a cucire bene tutto intorno. Per cucire senza fatica la mettete in questa posizione e andate a cucire. Per realizzare i fanalini più piccolini che metteremo qui sotto a quelli più grandi, andiamo ad avviare un anello magico di 8 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a chiudere il lavoro. Per gli specchietti io ho utilizzato il colore sempre blu, ma potete utilizzare lo stesso colore della base dell'auto e dobbiamo fare prima la parte interna. Prendiamo il nostro filato color bianco e andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con questo filato. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Possiamo staccare il filato bianco, andiamo a prendere il filato rosso e andiamo a fare un giro in costa prendendo la parte davanti della nostra maglia con questo filato. Stacchiamo con il filato rosso e andiamo a fare un giro prendendo la parte bianca con il filato che abbiamo scelto, io utilizzo questo blu, e vado a fare un giro di 12 maglie utilizzando questo filato e lavorando in costa queste maglie che avevamo lasciato prima al di sotto delle maglie bianche. Andiamo a fare un giro di maglie basse lavorate in costa dietro. Andiamo ora a fare 6 diminuzioni, in tutto saranno 6 maglie basse. Inseriamo un po' di ovatta sintetica all'interno e andiamo a fare le diminuzioni nei prossimi giri fino a chiudere completamente la parte in questo modo. Andremo poi a nascondere i fili all'interno del lavoro e andremo a cucire al lato dello sportello della nostra auto. E così come abbiamo fatto per i fanalini davanti, andiamo a fare quelli dietro. Andiamo a fare 8 maglie nel nostro anello, chiudiamo e andiamo a cucire. Per la targa di dietro andiamo a lavorare 7 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo a lavorare 7 maglie basse per altri 2 giri e chiudiamo. Ed eccola qui, questa è la mia auto d'epoca terminata, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, non è stato difficile realizzarla come avete visto e vi aspetto tutti al prossimo tutorial, condividete il video e fatelo conoscere anche ai vostri amici. Ciao ciao, alla prossima, iscrivetevi al canale, fate iscrivere anche loro. Ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.